Salve a tutti, ho realizzato questo video per spiegarvi in modo semplice e chiaro come integrare lo Shelly 1 o Shelly One a un sistema di luci domestico senza essere in possesso di particolari competenze elettroniche e senza necessità di installazione da parte di un tecnico specializzato. Con il sistema Shelly di Alterco possiamo controllare le nostre luci di casa tramite app o tramite gli assistenti vocali come Alexa o Google Assistant in parallelo agli interruttori già presenti nelle nostre abitazioni. Non vi illustrerò come aggiungere o configurare lo Shelly nel suo applicativo Shelly Cloud, dato che ci sono già diversi video che illustrano tutto nel dettaglio, ma vorrei solo spiegarvi quali sono i collegamenti da effettuare nel nostro impianto elettrico di casa e farvi vedere una prova su banco dell'effettivo funzionamento. Come potete vedere abbiamo due tipologie di Shelly One, quello classico di colore blu e quello PM di colore rosso, dove PM è l'acronimo di Power Metering, quindi è in grado di misurare il consumo di energia delle luci o delle prese ad esso collegate. Oltre a questo, lo Shelly One classico ha un contatto pulito che restituisce sul cavo di output la stessa tensione che andremo a mettere sul cavo di input, che sia questa 12, 24, 110 o 220 volt, mentre la versione PM restituirà sempre la tensione di alimentazione. Iniziamo vedendo come è fatto un impianto elettrico domestico e quali sono le tipologie di accensione delle luci che potremo trovare nelle nostre abitazioni. Il circuito della corrente elettrica si dirama per casa attraverso due fili. Quello blu, chiamato neutro, va direttamente alle lampadine, mentre la fase, di colore nero o grigio o marrone, passa attraverso gli interruttori di comando per poi andare anch'esso alle lampadine. Quello che può variare quindi nelle nostre abitazioni sono il numero di interruttori che possono comandare la stessa luce. Nel caso più semplice avremo un solo interruttore a comandare la luce, ma potremo anche avere 2 o 3 interruttori a comandare la stessa luce utilizzando dei deviatori o invertitori, dove ognuno di essi può accendere e spegnere la stessa luce da più punti separati della casa. Infine potremo avere dei pulsanti che siano 1, 2, 3 e così via, collegati ad un relè che, a differenza degli interruttori che cambiano stato ogni volta che li utilizziamo, attivando o interrompendo il circuito, i pulsanti, una volta premuti, tornano allo stato iniziale e mandano un impulso al relè collegato che di fatto lui ad attivare e disattivare il circuito e comandare la luce. In ognuno di questi casi è possibile collegare lo Shelly One per comandare le luci, questo perché andrà collegato dopo gli interruttori o dopo il relè sul cavo della fase, prima che questo vada verso la lampadina, quindi in questi punti. Lo Shelly One può comandare un solo circuito, quindi dovremo metterne tanti quanti sono le luci da comandare. Lo Shelly quindi andrà posizionato nella scatola elettrica dove è presente l'ultimo interruttore o vicino al relè. Un piccolo consiglio: mentre nel caso avessimo un interruttore oppure i pulsanti con relè, sarà facilmente identificabile dove mettere lo Shelly. Nel caso di due deviatori o due deviatori con invertitore, dobbiamo individuare qual è l'ultimo della serie. Aprendo le scatole elettriche ci troveremo con due interruttori uguali, ma uno con un cavo proveniente dal contatore e l'altro che va verso la lampada. Per trovare quello in cui andare a collegare lo Shelly, basterà spegnere la luce dell'interruttore e con un cacciavite cercafase, quello con una piccola lampadina interna che a contatto con la fase si illumina, toccheremo la vite dove sono collegate le fasi dei due interruttori. Solo uno dei due si illuminerà, quello collegato al contatore, mentre l'altro, collegato alla lampadina, avrà il circuito interrotto e quindi non si illuminerà, ed è quello a cui andare a collegare lo Shelly. Prendiamo ad esempio il circuito che comanda la luce attraverso due interruttori o deviatori, dato che è uno dei casi più tipici che potremo trovare in casa e ho anche utilizzato poi nella prova banco per far vedere come collegare lo Shelly. Questo è il nostro Shelly One con i suoi connettori dove andare a collegare i fili. I primi due sono l'alimentazione dello Shelly, dove su N andremo a collegare il neutro e su L la fase prendendoli dal contatore. La stessa fase la dovremo collegare anche sulla I di input, la possiamo prendere dal contatore oppure facendo un ponticello sulla L. Sull'attacco SW dello Shelly dovremo andare a collegare l'uscita dei nostri interruttori o deviatori, scollegando il cavo che in precedenza andava verso le lampadine. Lo stesso cavo che abbiamo scollegato lo possiamo collegare alla O di output. Per lo Shelly 1PM i collegamenti sono pressoché simili. Sulla N collegheremo il nostro neutro proveniente dal contatore. L e L1 sono due contatti collegati insieme, quindi la fase la potremo collegare indistintamente su L o su L1. Sull'attacco SW collegheremo il cavo proveniente dal nostro interruttore.
mentre sulla O di output collegheremo il cavo che va verso la lampadina. Andiamo ora a vedere come abbiamo realizzato su banco il nostro collegamento appena visto. Ora vediamo a banco come abbiamo realizzato il nostro circuito visto in precedenza. Per realizzare questo abbiamo lo Shelly 1PM, due deviatori, io l'ho messi per comodità sullo stesso attacco, ma voi li troverete su due posizioni del muro differente, una lampadina e questo è il cavo che arriva dal nostro contatore. Il cavo blu, il neutro, va direttamente alla lampadina da una parte e dall'altro sul primo connettore, quello segnato con la N del nostro Shelly. Il cavo di fase, quello marrone, va sul connettore L1 o L come abbiamo visto indifferente del nostro Shelly e dall'altra parte va al primo interruttore. Dall'uscita del secondo interruttore avremo il cavo che va all'attacco SW dello Shelly e l'uscita dello Shelly, questo segnato con la O di output, va direttamente alla lampadina. Adesso colleghiamo il tutto e vediamo come si comporta lo Shelly. Una volta alimentato il tutto, mi raccomando fate i collegamenti sempre senza tensione onde evitare di prendere la scossa elettrica, vedrete che il nostro Shelly inizierà a lampeggiare prima e poi diventare fisso una volta collegato al wifi. Quindi a questo punto nel nostro interruttore possiamo accendere, spegnere la luce, riaccenderla di qua. Adesso dal nostro applicativo Shelly Cloud possiamo spegnere la luce o accenderla, oppure tramite Alexa spegni luce blu, Alexa accendi luce blu, lo vedete? E possiamo sempre comandarla anche dal nostro interruttore.